Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di agosto 2022. Vediamo un po'. Opla, prendiamo quella che si è girata. Abbiamo il giudizio. Amici del Capricorno, periodo di risveglio. Qualcuno prenderà consapevolezza, si renderà conto di determinate dinamiche magari proprie o all'interno di una situazione o della relazione e ci sarà quello che potrebbe essere una chiamata da un punto di vista spirituale o magari anche fisica, quindi proprio una telefonata, un WhatsApp, un messaggio, insomma. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io vi ricordo che comunque le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo potete anche ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere e sotto nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con una principessa di denari, quindi potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, potrebbe rappresentare magari un figlio, un parente. Andiamo a vedere più avanti di che cosa si tratta anche con i mini tarocchi. Continuiamo poi con un 3 di pentacoli al contrario e qui normalmente il 3 di pentacoli fa riferimento a quelle che sono delle collaborazioni piuttosto che dei progetti. Pare che qualcuno qui magari vi abbia fatto una proposta, vi abbia proposto un progetto anche, perché no? E ci sia una sorta di indecisione da parte vostra. Abbiamo anche un asso di denari e un 3 di bastoni al contrario. Quindi è un po' come se ci fosse una sorta di indecisione in questo tipo di collaborazione, progetto. Potrebbe anche fare riferimento a una casa, per qualcuno. L'asso di denari al contrario mi fa capire che c'è qualche cosa qui che non parte. Credo che sia per la vostra volontà, nel senso che con il 2 di bastoni comunque avete una forte indecisione. Da un lato vorreste andare avanti, vorreste vedere come potrebbe svilupparsi la situazione o la relazione. Dall'altro lato invece c'è questa sorta di attaccamento al presente, al momento che, diciamo alla realtà che state già vivendo. Abbiamo poi anche un 3 di bastoni e il 3 di bastoni al contrario parla proprio di questa difficoltà a spostarsi, a fare un passo avanti, a, se vogliamo, anche dedicarsi a questo progetto. Abbiamo un 8 di coppa al contrario, un'altra carta di spostamento che in realtà è il contrario, quindi c'è questo movimento, questo... Guardate, l'8 di coppe parla di una ricerca di tipo interiore, quindi qui potrebbe proprio essere che si debba andare un attimino a fondo e capire, risvegliare un po' quello che è la coscienza, la conoscenza anche di se stessi, insomma, per riuscire ad andare a fondo a questa situazione, per togliervi, diciamo, da questa indecisione. Andiamo a vedere l'ultima carta, abbiamo una principessa di coppe al contrario, quindi per certi versi vi invitano a lavorare su quello che è la vostra emotività. La principessa di coppe normalmente è una carta che rappresenta l'arrivo di una proposta, di un, come vi posso dire? Sì, una proposta, un accordo, però in questo caso è al contrario, quindi per certi versi è un po' come se vi dicessero non fate niente, non dite niente. ehm, Fondamentalmente è come se dovesse mancare una sorta di comunicazione. Andiamo a vedere nel dettaglio. Io intanto vi ricordo che ogni lunedì sto pubblicando il corso base di tarocchi, è un corso base appunto, quindi non è completo, però è adatto a tutti, è adatto a tutte quelle persone che vogliono integrare le letture collettive con maggiori informazioni. Lo trovate comunque nella playlist del canale
e se volete supportare il lavoro che sto facendo potete lasciare un like, commentare, condividere, iscrivervi e perché no, magari anche fare una donazione. Principessa di denari. Fante di coppa un'altra volta, il 9 di pentacoli. Sì, ribadisco, c'è qualche cosa nell'aria, c'è un qualche tipo di collaborazione, di progetto, il Fante di coppe potrebbe anche rappresentare qualcuno che vi porge delle scuse, ok? Però in questo senso la vedo più come una proposta, come un... Sì, un qualche tipo, qualche cosa che vi viene detto. Andiamo a vedere il 3 di denari al contrario, abbiamo la carta del carro al contrario e il 2 di pentacoli. Io qui credo che ci sia proprio un discorso di spostamento, perché abbiamo il carro di nuovo, che è un'altra carta di movimento, che è al contrario. Allora, per qualcuno qui si potrebbe trattare di andare a convivere ed è una cosa che non sapete se volete veramente fare oppure no. Per qualcun altro si potrebbe trattare di cambiare di casa magari insieme, si potrebbe trattare di un progetto lavorativo. C'è però qualche cosa qui che vi lascia un po' perplessi. Abbiamo 2 2, il 2 di bastoni e il 2 di pentacoli. Ci sono probabilmente per qualcuno anche degli alti e bassi finanziari, o una sorta di insicurezza finanziaria. E in effetti avrebbe anche senso perché comunque abbiamo l'asso di denari al contrario, quindi è come se per certi versi mancasse il denaro proprio per iniziare questa, o magari è proprio giusto giusto per iniziare questo nuovo progetto. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un asso di spade al contrario, un asso di coppa al contrario e un 3 di bastoni al contrario che avevamo già qui. Sì, di nuovo, qui è la comunicazione. C'è un asso di spade al contrario, c'è qualcosa che non si sa. E guardate, tutti e tre gli assi sono al contrario. E da un lato sento che molte persone non se la sentono di iniziare questa nuova avventura, questo viaggio, questo progetto, questa collaborazione, quello che per voi è, insomma, non se la sentono di iniziare. C'è qualche cosa che, diciamo così, non torna. Voglio andare a vedere questo asso di denari al contrario, perché magari si tratta di aspettare un aiuto economico da parte di qualcuno. Un 5 di bastoni al contrario, un 4 di coppe e un 9 di coppe. Difatti è così, molte persone stanno aspettando un aiuto dall'esterno e questo aiuto in realtà non arriva o se arriva, ehm, come vi posso dire, è faticoso comunque ehm, riceverlo, però sento che molte persone sono coscienti del fatto che se arrivasse questo tipo di aiuto, loro riuscirebbero ad andare avanti in questo progetto, insomma. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni al contrario. Re di pentacoli. C'è qualcuno che non si vuole spostare, non si vuole trasferire. È un 9 di bastoni. Io credo che ci sia la paura qui di perdere il proprio potere personale trasferendosi o facendo questo movimento, questa scelta, questo inizio progetto, insomma. Perché comunque abbiamo un 9 di bastoni. Il 9 di bastoni parla sempre di qualcuno che ha bisogno di mettere delle barriere. E c'è un re di pentacoli, quindi potrebbero proprio essere delle barriere per quello che riguarda il denaro, ok? Qui avevate un asso di denari, quindi tipo investo fino ad un certo punto insieme a te, oppure ci possiamo permettere questo tipo di progetto entro questo limite di soldi. Ci sono dei limiti qua comunque in questa situazione. Andiamo a vedere l'otto di coppa al contrario. 6 di denari e il 10 di pentacoli. Tanti pentacoli, eh? Guardate, io sento che molte persone non vogliono fare questo tipo di introspezione dell'otto di coppe
perché fondamentalmente hanno raggiunto una sorta di equilibrio quotidiano, giornaliero. Diciamo che hanno trovato quello che è un equilibrio per se stessi, una sorta, perché comunque c'è un 10 di pentacoli, è una carta di forte appagamento, 6 di pentacoli anche è una carta di equilibrio, appunto. Ok? Però è come se fosse un equilibrio esterno, apparente, no? Appunto perché sono tutti pentacoli, un qualche cosa di materiale, di tangibile. In realtà a livello emotivo c'è bisogno di fare questo tipo di lavoro di cui ci parla l'otto di coppe. Potrebbe anche significare il fatto che molte persone non si vogliono allontanare dalla realtà che hanno perché magari non stanno, come vi posso dire, non si sentono super appagate, però stanno comunque bene, hanno tutto quello di cui hanno bisogno nel tipo di realtà che hanno adesso. Andiamo a vedere la principessa di coppe. Sei di bastoni. Poi abbiamo la stella e la regina di spade. Qui è un po' come se vi dicessero di seguire l'istinto, ok? Perché comunque abbiamo un 6 di bastoni che parla del riconoscimento e la stella, che parla proprio di quelli che sono gli obiettivi, i desideri e anche il fatto di poter canalizzare i messaggi dal cielo. La stella, come anche la luna, sono collegati alla notte e di conseguenza ai sogni. Quello è un modo di canalizzare anche. E la regina di spade potrebbe raffigurare una persona che è vicino a voi e che vi potrebbe aiutare a, a far chiarezza mentale, oppure ehm, potrebbe rappresentare il fatto che dovete fare un piano. Può essere un piano finanziario, può essere un piano di fuga. Dovete organizzare, dovete, come vi posso dire, pianificare quali potrebbero essere i risvolti della medaglia. Però comunque la stesa finisce con un 6 di bastoni, la carta della vittoria, la carta del successo, ok? La carta del giudizio qui ci dice che ci sarà questa presa di consapevolezza, ci sarà quella che è la chiarezza mentale. Ok, andiamo a vedere qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile e qualche carta per le persone che sono in una relazione a distanza, clandestina o in separazione. Ok, per le persone che sono single abbiamo un cavaliere di pentacoli, un 10 di bastoni e un 2 di coppe. Allora qui ragazzi potrebbe entrare qualcuno, abbiamo un cavaliere di denari, potrebbe essere che conosciate già questa persona. Il punto è che qui con questo 10 di bastoni bisogna fare un fascio di quello che è l'indecisione che c'è qui con questo 2 di bastoni, il fatto di non voler fare questo tipo di lavoro. Ce l'avete anche qua l'invito, cercate di fare un passo indietro, di vedere le cose in un modo un po' più obiettivo. Il 10 di bastoni parla di restituire le responsabilità al mittente fondamentalmente, quindi quelli che sono i pesi che sentite sulle spalle, cercate di capire se sono pesi che veramente sono vostri o sono gli altri che ve li hanno caricati sulle spalle. C'è un 2 di coppe, c'è un'unione, c'è un incontro, c'è un compromesso. mm? Quindi davvero voi non vi fate vedere magari troppo disponibili, non dite troppo, non parlate troppo, lasciate che sia l'altro o l'altra a esporsi un po' di più, insomma. Bene, andiamo a vedere le persone che sono in una relazione stabile. Il mondo, un 7 di coppe, 5 di coppe, la regina di bastoni al contrario. Qui cambieranno secondo me quelle che sono alcune prospettive. E qui il progetto qua del 3 di bastoni che diciamo fa fatica ad andare avanti, qui lo vedo in questa zona, nel senso che c'è un 7 di coppe, si parla di illusioni, si parla di quelle che potrebbero essere, come si dice, lo specchio per le allodole, no?
quindi dei falsi obiettivi. E abbiamo anche un 5 di coppe, c'è una carta di pentimento, c'è una carta di rammarico. Qualcuno in questo gruppo finirà questo periodo non sentendosi proprio sì, nel proprio potere personale. La regina di bastoni comunque è il contrario, potrebbe essere che qualcuno perda un po' l'entusiasmo per quel tipo di progetto di cui si parlava qui all'inizio, insomma. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione diversa, che cosa abbiamo? Abbiamo il re di spade al contrario, l'otto di bastoni al contrario e un asso di spade. Re di bastoni, scusate, re di spade e regina di spade. Probabilmente qui manca la chiarezza mentale e manca la comunicazione, c'è qualche tipo di verità, di chiacchiera, di discussione che deve essere assolutamente affrontata. Questa è una carta di forte energia, ma è al contrario, quindi se parla in realtà di novità, diciamo che essendo girata al contrario è un po' come se ci fosse qualche cosa che non viene a galla, che non viene detto, comunicato. E in effetti abbiamo anche un asso di spade qui che parla proprio di quello, di comunicazione, di ordine mentale. Alla fine del periodo ce la farete, quindi se fosse prenderete consapevolezza, nonostante queste carte siano girate, avete comunque il giudizio, quindi prenderete consapevolezza di quell'asso di spade. Però bisogna migliorare la comunicazione soprattutto con se stessi, io trovo. Bisogna imparare a essere un pochino più sinceri nei confronti di voi stessi. Anche qui c'era un asso di spade girato al contrario. Ok, andiamo a vedere una carta delle fatine per chiudere la lettura. Responsabilità, amici del Capricorno. Bisogna essere responsabili per quello che si dice e che si fa, e soprattutto per quello che si pensa, no? Perché comunque anche i pensieri creano, quindi bisogna creare, o meglio, come si dice adesso, co-creare, quindi creare in maniera cosciente. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!